cose che devi sapere numero 4. Ma questo video avrebbe anche potuto chiamarsi cose che per imperscrutabili motivi gli ingegneri della Microsoft ci tengono nascosti numero 2. Infatti, dopo aver scoperto che per ragioni misteriose ci tengono disattivato su tutte le nuove macchine il ripristino di sistema, devi sapere che c'è anche un'altra opzione in grado di velocizzare tantissimo, in alcuni casi, molte macchine, che è non solo disabilitata, ma anche nascosta. E noi andiamo ad attivarla e a provarla insieme. Ti senti pronto? Iniziamo! Devi sapere che c'è un sistema direttamente integrato in tutti quanti i nostri computer dall'aprile 2018 in poi che è in grado di farli lavorare molto più velocemente senza bisogno di attingere ad alcun programma esterno, utilizzando quindi solo farina del sacco di mamma Microsoft. Come dicevo, tuttavia, in apertura, questo sistema nasce nascosto su tutti quanti i nostri computer, quindi sarà molto probabilmente necessario andare ad attivarlo per poterlo utilizzare. Andiamo a vedere come fare. La prima cosa da fare sarà quella di andare ad aprire il pannello di controllo. Facciamolo insieme. Apriamo una qualsiasi cartella di Windows, non importa quale, e in questa cartella andiamo qui in alto su questa frecciolina. Clicchiamola e scendiamo fino alla voce pannello di controllo. Facciamo clic. Ed ecco qui il nostro pannello di controllo, che però appare nella sua versione compatta. Dovremo quindi andare ad espandere tutte quante le sottovoci. Per farlo andiamo qui dove dice categoria, clicchiamo e scegliamo la voce icone grandi. Ed ecco che compariranno tutte quante le voci che ci interessano. In particolar modo quella che fa al caso nostro è quella che si chiama opzioni risparmio energia. Andiamo ad aprirla. Ecco qui. Come vedi, qui possiamo gestire le combinazioni di risparmio energetico. Che cosa sono le combinazioni di risparmio energetico? Come dice la parola stessa, sono una serie di combinazioni che gestiscono l'alimentazione dei nostri computer in modo da poter risparmiare energia. Andranno quindi a disattivare alcuni core del processore, oppure a disabilitare temporaneamente, salvo poi riabilitarlo, il nostro hard disk, a gestire la nostra scheda video facendole risparmiare energia e così via per tutte quante le periferiche del computer. Tuttavia, naturalmente, questo risparmio energetico si traduce in un rallentamento delle prestazioni. E così abbiamo la possibilità, apparentemente, di scegliere solamente tra l'opzione bilanciata, che è quella consigliata da Microsoft, oppure un'opzione di risparmio energia, che sarà opportuno utilizzare magari se per esempio hai un notebook e vuoi che la batteria duri più a lungo possibile perché non puoi attingere ad una fonte di alimentazione esterna. Se tuttavia scenderai un po' più in basso, vedrai che ci saranno delle combinazioni aggiuntive, una delle quali già è interessante perché si chiama prestazioni elevate. Ebbene, c'è un'ulteriore combinazione energetica, che è quella nascosta che andremo ad attivare, che consente di avere delle prestazioni ancora maggiori. Per andare ad attivare il nostro nuovo schema di risparmio energetico dovremo chiudere tutte quante le cartelle aperte, andare in basso sulla lente di ingrandimento oppure sulla barra di ricerca ed una volta aperta digitare CMD. Cliccheremo con il pulsante destro sulla voce prompt dei comandi e sceglieremo Esegui come amministratore. Accetteremo che l'app apporti modifiche al sistema, come sempre, e andremo ad incollare questa stringa qui. Te la metto qui in alto, ma siccome è difficile da scrivere e ricopiare, te la lascerò anche nella descrizione di questo video in modo che tu possa fare un molto più semplice copia e incolla. Andiamo ad incollarla e premiamo il tasto invio. Ecco fatto. Abbiamo abilitato una nuova modalità che si chiama prestazioni eccellenti. Per attivarla chiudiamo questa finestra e torniamo ad aprire esattamente come abbiamo fatto prima il pannello di controllo. Quindi apriamo una qualsiasi cartella,
andiamo in alto dove c'è la frecciolina ed espandiamo l'elenco e scegliamo la voce pannello di controllo. Nuovamente dovremo attivare la modalità estesa in modo da poter visualizzare tutte quante le icone e andremo ad aprire di nuovo opzioni risparmio energia, proprio come abbiamo fatto prima. Una volta aperto, vedremo che sarà possibile attivare prestazioni eccellenti nel nostro computer e dopo aver effettuato un riavvio della macchina potremo verificare e toccare con mano l'incremento di prestazioni. Questo schema di risparmio energetico, anzi di consumo energetico in questo caso, è nato per favorire macchine di alto livello. Però per esperienza posso dirti che delle belle differenze si vedono spesso sulle macchine di medio profilo e anche talvolta su quelle di basso livello. Quindi fai qualche test, tanto provare non costa nulla. Naturalmente devi ricordare che questo schema comporta un dispendio energetico maggiore rispetto al solito, quindi se ad esempio stai lavorando su un portatile e non hai la possibilità di alimentarlo da rete elettrica, probabilmente ti converrà alternare questo profilo ad altri meno esosi per aumentare la durata della tua batteria. Nel caso infine in cui tu utilizzi altri programmi che gestiscono l'alimentazione, come ad esempio Park Control che abbiamo visto insieme, ti conviene fare alcuni test, perché probabilmente in quel caso ti converrà utilizzare il profilo della Bitsum. E siamo arrivati al termine anche di questo video e a me come sempre non resta che ringraziarti per averlo visto e aver trascorso questi minuti insieme a me, salutarti e darti appuntamento alla prossima!